Domenico, non riesco a lasciarlo andare. Bene, oggi all'interno di questo video voglio fare qualcosa di molto importante per te. Dirti per quale motivo accade questo e soprattutto come puoi comportarti. Vediamolo subito. Io sono Domenico Iepello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò settimanalmente nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Partiamo con una doverosa premessa. Intanto ti chiedo scusa per la mia voce, purtroppo sono raffreddato, ugualmente ho voluto registrare questo video per te, spero lo gradirai, così che tu non possa perdere le mie pillole settimanali. Spero premierai questa cosa con un like. Ora, detto questo, cerchiamo di entrare subito nel vivo di questa situazione. Non riesco a lasciarlo andare. Ci sono diverse ragioni perché questo accade. Chiaramente l'essere umano, purtroppo, dico purtroppo, quando crea dei legami affettivi costruisce una sorta di gancio, chiamiamolo il cosiddetto gancio da dipendenza affettiva, che poi in un secondo momento non ti permette di agire serenamente e lasciare andare l'altra persona qualora le cose non vadano più come prima, qualora la relazione inizia a diventare tossica, eccetera, eccetera. Ecco. Oggi voglio spiegarti proprio perché questo accade e come puoi comportarti. La prima ragione è che tu hai delegato la tua visione di vita a lui, quindi in un secondo momento hai iniziato a perderla di vista e ora per te è difficile ritrovarla. Quando si parla di visione di vita, si parla di un orientamento verso il futuro. Chiaramente ognuno di noi è chiamato ad avere un proprio orientamento verso il futuro, una propria vision, una propria visione di vita che sia molto, molto e strettamente personale. Qualora noi deleghiamo all'altra persona questa vision, questa visione della vita, chiaramente poi la nostra è difficile ritrovarla. Questo è il primo motivo per il quale poi risulta difficile lasciarlo andare. Il secondo motivo è che hai paura che lui finisca con un'altra, quindi quello che fai, ogni azione che tu compi è orientata non a lasciarlo andare, bensì a tenerlo stretto a te. Purtroppo dietro questa dinamica si nascondono molte emozioni moleste, ecco la gelosia è una di queste, che in un certo senso scava nel profondo delle emozioni e quindi sulla base di ciò molto spesso magari ci si alza un bel giorno e magari la prima cosa che dirai: basta, ora sono decisa, voglio lasciarlo andare, questa relazione non fa per me, non è la persona giusta per me, basta, punto. Ok? Poi magari passano massimo 1, 2 giorni, 3 giorni e lì dici ma mi manca, è in fondo una brava persona. Ecco, dietro a questo meccanismo c'è esattamente anche quel principio emotivo legato alla gelosia, alla paura che lui possa finire con un'altra o che ti sostituisca. Ecco, questa paura qui in realtà alimenta proprio la problematica di base. Come terzo punto ti pongo una domanda. È veramente questo il tuo obiettivo? Veramente vuoi lasciare andare questa persona? Perché il primo impedimento è proprio il contrasto che si crea tra il volerlo lasciare andare e il voler tenerlo stretto a sé. Ok? In questo, in questa dinamica che si crea tra le due parti, in realtà proprio nel centro si crea un filo sottile che non ti permette di prendere mai, e dico mai, una decisione concreta. Sai qual è il risultato? Rischierai di soffrire per il resto della vita. Perché passeranno anche anni, ti girerai indietro e magari avrai frustrazione, senso di inappagamento, dirai quanto ho sbagliato, non dovevo, potevo impegnare il mio tempo diversamente. Ecco, oggi hai l'opportunità di fare tutto ciò. Come? Io ti lascio una piccola chicca. In realtà prendi carta e penna tutti i giorni per un bel po' di tempo, ok? Quindi non darti un limite di tempo. Prendi carta e penna e inizi a scrivere una lettera a te stessa.
raccontandoti un po'. Cioè tu racconti a te stessa di te stessa sostanzialmente, ok? Inizi a parlare di te, di quello che senti, dove sono i tuoi blocchi, cosa ti fa stare male, quali sono le tue paure. Vedrai che emergerà tanto e tanto di te e soprattutto emergeranno tutta una serie di cose che forse nemmeno pensavi esistessero. Ecco, lì hai tutti gli elementi su cui puoi lavorare per iniziare realmente a lasciarlo andare o, perché no, riconquistarlo se è il caso. Io spero di poterti aiutare in qualche modo. Se ti fa piacere, in descrizione di questo video trovi tutti i riferimenti per metterti in contatto con me. Lascia un like se il video ti è piaciuto, commenta se hai bisogno di pormi una domanda e ricordati di iscriverti al canale. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao!